Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Patrizia e come avete visto dall'anteprima, oggi vi mostrerò come realizzare la bellissima blusa lavorata ad uncinetto che ho deciso di chiamare Holly. Holly è lavorata a pannelli dove la parte anteriore, quindi la parte del davanti, è più corta rispetto alla parte del dietro. Il punto di lavorazione è molto semplice ma di grande effetto. Ma adesso, senza perdere tempo, andiamo a vedere l'occorrente e poi il tutorial. Per quanto riguarda il filato, ho scelto di usare il Miami Lux della Mistrico Filati in questa tonalità. Il codice colore è il numero 7, è un gomitolone da 150 grammi al cui interno abbiamo 560 metri di filato. È un filato che presenta il 97% di cotone e il 3% di poliestere. Il 3% consiste nel fatto che al suo interno c'è un leggero filo di lamè, quindi rende questo filato molto luminoso. Dopodiché vi occorreranno l'uncinetto numero 3,5 e le forbici. Per la realizzazione di questo progetto si tratta di una lavorazione a pannelli e vi dico che vi occorreranno già 2 di questi gomitoli. Adesso andiamo a vedere il nostro tutorial. La lavorazione si svolge anzitutto sulla preparazione di 2 pannelli, uno per il davanti ed uno per il dietro. Come vedete, il primo pannello, quello per il davanti, l'ho già realizzato, quello del dietro sarà uguale a questo, ma un po' più lungo perché voglio avere il davanti più corto rispetto alla parte posteriore. Parliamo di un multiplo di lavorazioni di 6 più 2, quindi andremo a realizzare tante catenelle in maniera da rispettare il multiplo e la vostra taglia. Per quanto riguarda la vostra taglia dovete prendere il numero maggiore tra la vita o il bacino, ovviamente diviso 2, quindi dovete considerare o la semicirconferenza vita o la semicirconferenza bacino. Questa misura quindi riporterete le catenelle esatte, dopodiché andrete a fare la lavorazione. Nel mio caso, come potete vedere, per la parte laterale dei fianchetti di questo pannello ho voluto realizzare dei giri a maglia mezza alta. Questo per far sì che il pannello risulti bello regolare e per avere un po' di distacco tra il punto fantasia e il punto relativo ai fianchi. Per quanto riguarda le misure del mio pannello, escludendo le parti laterali che ho lavorato in seguito con la mezza maglia alta, ho un totale di 47 cm, 46-47 cm. Tenete presente che la lavorazione è molto elastica. Realizzate quindi il pannello prendendo le vostre misure, togliendo all'incirca 4 cm per i margini. In questo caso, con l'aggiunta dei margini, io ho ottenuto tranquillamente 50 cm. Vi dico anche quanto l'ho fatto lungo in altezza. Il mio pannello è di 50 cm. Una volta eseguiti quindi il nostro pannello, tanto poi dopo vi farò vedere, ve lo spiegherò per bene, faremo le 2 parti laterali con la lavorazione a mezza maglia alta in modo tale da poter avere i margini perfettamente lineari e avere una facilità dopo nel cucire i vostri pannelli. Dopodiché andremo a rifinire anche la scollatura. Tenete presente che questa è la partenza, si lavora andando dal basso verso l'alto. La parte che sarà la parte terminale dove vedete questi archetti sarà il nostro orlo. Adesso vi faccio vedere come procedere con la realizzazione del nostro pannello. Una volta che avete realizzato le vostre catenelle, realizzate ancora una catenella per voltare la lavorazione. Dopodiché procediamo con il nostro punto fantasia. Quindi nel primo punto disponibile andiamo a lavorare un punto basso. All'inizio è un po' difficoltoso perché la catenella è un po' piccolina, ma poi vedrete che il lavoro viene abbastanza veloce. Punto successivo, un altro punto basso, quindi abbiamo un totale di 2 punti bassi come inizio nel nostro giro.
Adesso facciamo 5 catenelle di separazione, dopodiché saltiamo 3 punti di base e nei prossimi 3 andiamo a lavorare 3 punti bassi. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle di separazione. Vediamo se riesco a farvelo vedere un po' meglio, mi sembra un po' sfocato. Ok, vado a saltare 3 punti di base, quindi 1, 2 e 3. Nel quarto lavoro i miei 3 punti bassi, quindi un punto su punto. Se avete difficoltà a vedere i punti della catenella, potete usare tranquillamente l'uncinetto un po' più grande. Quindi abbiamo formato un archetto e 3 punti bassi. Adesso procediamo sempre con la stessa lavorazione, quindi 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto 3 punti di base e dal quarto lavoro 3 punti bassi. Quindi 1, 2, 3, dal quarto vado a lavorare i miei 3 punti bassi. 1, 2 e 3. Devo fare questo per tutto il giro, quindi 5 catenelle di separazione, salto 3 punti di base, dal quarto al settimo lavorerò 3 punti bassi. Facciamo ancora una volta insieme: 1, 2, 3, 4, 5 catenelle di separazione, salto le 3 maglie di base e nel quarto vado a lavorare il mio punto basso. 1, 2, 3, dal quarto lavoro i miei 3 punti bassi. 1, 2 e 3. Devo fare questo quindi fino al termine della nostra riga. Eseguito quindi l'ultimo archetto, vado ad eseguire praticamente come abbiamo fatto per l'inizio 2 punti bassi. Uno l'ho già fatto, vado ad eseguire il secondo. Questa è la prima riga di lavorazione. Abbiamo quindi degli archetti di 5 catenelle e 3 punti bassi. Ovviamente si inizia e si finisce con 2 punti bassi. Adesso voltiamo la nostra lavorazione per eseguire il secondo giro. Nel secondo giro andremo a riempire gli archetti, quindi eseguiremo tutto un giro di soli punti bassi. Nel primo punto eseguiamo un punto basso, saltiamo quindi il punto basso successivo, andiamo direttamente nel nostro archetto. Nell'archetto andiamo a lavorare un totale di 7 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nel punto dove abbiamo i 3 punti bassi andiamo a saltare la prima e l'ultima maglia, quindi andremo a lavorare un punto basso nella maglia centrale, quindi nel secondo punto. Torniamo nel nostro archetto ed eseguiamo nuovamente 7 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Nuovamente salto la prima e l'ultima maglia bassa, in quella centrale vado a lavorare la mia maglia bassa. Questo è quello che dobbiamo fare per tutto il nostro giro. Quindi negli archetti lavoriamo 7 punti bassi, nel gruppo di 3 maglie basse andiamo a lavorare un punto basso nella maglia centrale. Una volta eseguite le ultime 7 maglie basse nell'archetto, non dobbiamo fare altro che ripetere quindi la parte iniziale, ossia salto il punto successivo e nell'ultimo lavoro il mio punto basso. Ricordatevi che dovete sempre iniziare e terminare la lavorazione nello stesso modo. Adesso vado a voltare la lavorazione ed eseguiamo insieme il terzo giro. Eseguo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, che sostituiscono il mio primo punto altissimo. Dopodiché vado ad eseguire 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Quindi voi sapete che quando dovrete terminare il giro, nell'ultimo archetto farete 2 catenelle di separazione e un punto altissimo. Adesso vado a lavorare 3 punti bassi nelle 3 maglie centrali dell'archetto, quindi salto le prime due maglie basse, nel terzo lavoro il mio primo punto basso, punto successivo, secondo punto basso, punto successivo ancora, terzo e ultimo punto basso, per un totale di 3 punti bassi sopra al nostro archetto. Quindi si saltano le prime 2 maglie e le ultime 2 maglie. Nelle 3 centrali lavoriamo i nostri 3 punti bassi. Ovviamente adesso facciamo 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4 e 5. Praticamente è come se ripetessimo il primo giro. Salto nuovamente i 2 punti successivi dell'archetto, dal terzo, quarto e quinto andrò a lavorare i miei 3 punti bassi. 1, 2 e 3. 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto nuovamente 2 punti di base dell'archetto, vado a lavorare i miei 3 punti bassi. 1, 2 e 3. 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto tutte queste maglie nell'archetto, vado a lavorare dal terzo punto basso i miei 3 punti bassi. 1, 2 e 3. Come vedete ho formato di nuovo gli archetti come se fosse stato il primo giro di lavorazione. Questo è quello che dobbiamo fare fino a terminare la nostra riga. Ho eseguito gli ultimi 3 punti bassi sull'ultimo archetto. Adesso, come vi ho detto all'inizio giro, devo fare 2 catenelle di separazione e un punto altissimo nell'ultimo punto, in modo tale da avere quindi l'inizio e la fine uguali. Abbiamo terminato il nostro terzo giro. Adesso ovviamente i giri poi saranno sempre uguali, cambierà semplicemente solo l'inizio e la fine del giro. Quindi voltiamo la lavorazione e a questo punto abbiamo questo piccolo archetto, quindi facciamo un punto basso nel primo punto disponibile, dopodiché nell'archetto un po' più piccolino andiamo a fare un totale di 3 punti bassi, 1, 2
e 3. Siamo nel gruppetto di 3 punti bassi, come abbiamo fatto nel secondo giro, saltiamo il primo e l'ultimo punto, quindi nel punto centrale vado a lavorare il mio punto basso. Mi ritrovo nell'archetto e lavorerò come abbiamo fatto in precedenza, quindi 7 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nuovamente nei 3 punti bassi vado a lavorare un punto basso in quello centrale. Proseguo in questo modo quindi fino ad arrivare al termine del giro. Sono arrivata al termine anche di questa riga. Ho eseguito quindi l'ultimo punto basso e adesso mi ritrovo nell'ultimo archetto più piccolino nella parte finale. Quindi, come ho fatto all'inizio, vado a lavorare 3 punti bassi all'interno di questo cerchio, di questo archetto. 1, 2 e 3. E vado ad eseguire ancora un punto basso all'interno dell'ultima catenella. Ecco qua che abbiamo terminato anche questo giro. Voltiamo la lavorazione ed eseguiamo il giro successivo. Siamo arrivati in questa posizione, quindi adesso dovrò iniziare con 2 punti bassi. Quindi 1 e 2. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto nuovamente tutti i punti centrali, vado nell'archetto successivo e dal terzo punto e poi lavoro 3 maglie basse, esattamente come abbiamo fatto nel giro precedente, nel primo giro. E 3. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, nuovamente le 3 maglie basse al centro dell'archetto successivo. Questo è quello che dobbiamo fare per tutto il nostro giro. Ovviamente da qui in poi i giri sono sempre gli stessi, cambia semplicemente l'inizio e la chiusura di ogni giro. Adesso abbiamo iniziato con 2 punti bassi, quindi dobbiamo finire con 2 punti bassi. Nel giro successivo faremo un punto basso nel primo punto basso, dopodiché andremo a fare i 7 punti bassi all'interno del cerchio. Sono giunta al termine anche di questa riga. Dopodiché ho fatto quindi le ultime 5 catenelle, vado semplicemente negli ultimi 2 punti e lavoro i miei 2 punti bassi. 1 e 2. Volto la lavorazione e in questo giro dobbiamo fare un punto basso, quindi nel primo punto, dopodiché andrò a fare le 7 maglie basse nell'archetto, punto basso sul punto centrale delle 3 maglie basse e l'archetto di 7 maglie basse. Da qui in poi i giri, come ho detto, sono sempre gli stessi, quindi potete andare avanti da soli per tutta la lunghezza del vostro pannello. Ricordatevi che il primo giro, la prima parte, l'inizio del lavoro deve corrispondere alla parte finale del lavoro. Quindi qua ho iniziato con un punto basso, dovrò terminare con un punto basso. Il prossimo giro saranno le 4 catenelle
che corrispondono al punto altissimo, dopodiché 2 catenelle di separazione e procedo con la lavorazione normale, quindi farò i 3 punti bassi sopra all'archetto, saltando ovviamente le ultime 2 e le prime 2 maglie, dopodiché andrò a lavorare normalmente. Al termine della riga dovrò fare 2 catenelle di separazione e una maglia altissima. Nel giro successivo ancora farò quindi un punto basso nel primo punto, all'interno dell'archetto più piccolino farò 3 punti bassi. Al termine ovviamente farò 3 punti bassi all'interno dell'archetto e un punto basso nella catenella del punto sottostante. Da qui in poi potete andare avanti tranquillamente da soli. I giri, come vedete, sono facilissimi e sono sempre gli stessi che vengono ripetuti man mano. Vi faccio vedere il grafico per semplificarvi l'inizio dell'avvio dei vari giri. Quindi quando abbiamo 2 punti bassi sottostanti dobbiamo iniziare con un punto basso nel primo punto basso, dopodiché si procede normalmente. Una volta che abbiamo finito il giro, ovviamente terminiamo con un punto basso, voltiamo la lavorazione e dobbiamo fare il giro successivo. In questo caso dobbiamo fare quindi le 4 catenelle per alzare la lavorazione che corrispondono al punto altissimo, 2 catenelle di separazione, dopodiché si procede alla lavorazione normalmente. Per quanto riguarda ovviamente la chiusura si faranno poi le 2 catenelle di separazione e il punto altissimo per chiudere la lavorazione. Nel giro successivo andremo a fare un punto basso sulla catenella del punto altissimo sottostante e 3 punti bassi all'interno del foro piccolino, dell'archetto piccolino, dopodiché si procede il giro normalmente e quindi, come vedete, gli inizi sono sempre uguali, i giri sono sempre uguali: 2 punti bassi, un punto basso, punto altissimo con le 2 catenelle, punto basso, 3 punti bassi all'interno dell'archetto, 2 punti bassi sui primi 2 punti bassi e via dicendo. Andate avanti tranquillamente da soli, il punto è molto facile e si alza anche abbastanza in fretta. Una volta che avete raggiunto l'altezza desiderata per il vostro davanti, fate il nodino e tagliate il filo. Tanto io adesso vado avanti, poi vi faccio vedere come procedere. Sono andata avanti con la lavorazione del mio pannello dietro fino ad ottenere una lunghezza di 60 cm, quindi è un totale di 10 cm in più di lunghezza rispetto al pannello davanti. Io mi fermo qui, voi se volete la parte ancora un po' più lunga proseguite ancora per qualche giro. Adesso, senza tagliare il filo, andiamo a fare la lavorazione della mezza maglia alta per quanto riguarda le parti laterali di questo pannello. Quindi una volta che abbiamo lavorato l'ultimo punto basso, ovviamente non abbiamo tagliato il filo, vado semplicemente a fare una catenella in modo tale da alzare un po' la lavorazione, dopodiché in questo punto vado a lavorare il mio primo punto mezzo alto. Quindi faccio un punto basso, sormontato da un altro punto basso. Per quanto riguarda la parte relativa a questi fori, andremo a lavorare un totale di 3 punti mezzi alti. Quindi 1, 2 e 3. In questa parte invece andremo a lavorare 2 mezze maglie alte, quindi qui abbiamo praticamente 3 forellini, quindi 1, 2 e 3. Andiamo semplicemente a saltare il forellino centrale e nei due laterali andremo a lavorare i nostri punti mezzi alti. Quindi il primo, salto il forellino successivo e in quello successivo ancora lavoro la mia seconda mezza maglia alta. Questo è quello che dovremo fare in pratica per tutto il giro del nostro fianco. Quindi 3 mezze maglie alte nel foro, 1, 2 e 3 e 2 in questo punto, quindi 1 qui
e il secondo in questo punto. Nuovamente 3 punti mezzi alti nel foro grande e 2 in questo spazio. Andrò a fare questo per tutta la parte laterale del nostro pannello. Sono arrivata al termine del giro, vado a lavorare l'ultima mezza maglia alta. Dopodiché realizzo una catenella per voltare la lavorazione e vado ad eseguire 2 giri di mezze maglie alte lavorando punto su punto. Quindi il primo punto lo lavoro semplicemente facendo un punto basso sormontato da un altro punto basso, dopodiché proseguo con la mezza maglia alta lavorando punto su punto. Andrò a fare questo quindi fino a terminare questo giro e a realizzare ovviamente il terzo e ultimo giro, dopodiché taglierò il filo e lo fermerò. Quindi poi la stessa lavorazione andrà fatta sull'altro fianchetto di questo pannello. E sono arrivata anche al termine del terzo giro. Adesso faccio semplicemente una catenella e vado a tagliare il filo. Tiro e chiudo bene il mio anellino. La stessa cosa andiamo a farla sul lato opposto. Per quanto riguarda il lato opposto invece ci andiamo ad agganciare sulla parte relativa al nostro orlo, perché dobbiamo fare i 3 giri lavorati a mezza maglia alta, ma ci dobbiamo ritrovare nell'ultimo giro con il filo su questo lato, perché poi non andremo a tagliare il filo ma andremo a fare il giro di rifinitura sulla parte relativa alla scollatura. Quindi prendiamo il nostro filato, realizziamo il solito cappietto e ci inseriamo subito nel primo punto del nostro orlo. Facciamo passare l'asolina e la chiudiamo. Dopodiché, come fatto in precedenza, nello stesso punto lavorerò un punto basso sormontato da un altro punto basso. Nei fori grandi lavoreremo le 3 mezze maglie alte, nella parte unita lavoreremo i 2 punti mezzi alti. Quindi primo punto mezzo alto, secondo e terzo. In questo spazio lavoriamo i 2 mezzi punti alti. E ripetiamo praticamente quello che abbiamo fatto su questo giro. Quindi faremo tutto il giro in questo modo, dopodiché eseguiremo altri 2 giri a mezza maglia alta lavorando punto su punto. Al termine, mi raccomando, non tagliate il filo. Sono arrivata al termine della lavorazione. Adesso, senza tagliare il filo, come ho detto prima, vado ad alzarmi semplicemente con una catenella in modo da portarmi sulla parte superiore della lavorazione, ovvero dove andremo poi a fare la scollatura. Per questo giro lavoreremo un giro di punti alti sui punti sottostanti. Quindi per quanto riguarda la parte relativa ai giri a mezza maglia alta, dobbiamo lavorare 3 punti alti per riga. Quindi il primo punto lo posiziono subito qua, facendo un punto basso sormontato da un altro punto basso. Il secondo punto lo facciamo in mezzo e il terzo lo facciamo qua. Qui abbiamo la parte iniziale della lavorazione dove avevamo fatto 2 punti bassi, quindi andremo a lavorare un totale di 2 punti alti. 1
e 2. Qui abbiamo le 3 catenelle, quindi lavoreremo un totale di 3 punti alti. Entriamo proprio nella catenella e lavoriamo il nostro punto. 1, 2 e 3. Nel mentre potete anche nascondere la codina di lavorazione. In questo punto abbiamo i 3 punti bassi, quindi andiamo a lavorare 3 punti alti, sempre prendendo la lavorazione nella catenella. 1, 2 e 3. Questo che dobbiamo fare per tutto il giro, quindi su ogni catenella lavoreremo un punto alto e su ogni punto basso lavoreremo il punto alto. Quindi qua abbiamo 3 catenelle e lavoriamo 3 punti alti. Qui abbiamo 3 punti bassi, lavoriamo 3 punti alti. Uno, 2 e 3. Sempre prendendo la catenella lavoriamo i punti alti. 1, 2 e 3. E andiamo a fare questo fino a terminare la riga. Nella parte finale qui abbiamo nuovamente 2 punti bassi, quindi lavoriamo 2 punti alti, mentre nella parte relativa alle mezze maglie alte, come abbiamo fatto per la parte iniziale, lavoreremo 3 punti alti. Dopodiché andremo ad annodare il filo e lo taglieremo. Sono giunta al termine della mia riga, come vedete ho lavorato tutti i punti alti sui punti sottostanti, dopodiché ho fatto il nodino e ho tagliato il filo. Adesso andiamo ad unire il pannello davanti al pannello dietro. Per fare ciò posizioniamo il dritto verso di noi, quindi posizioniamo le due parti rovescio contro rovescio. E una volta che avete posizionato i due pannelli tra di loro, rovescio contro rovescio, andate semplicemente a bloccarli con un marcapunti. Questo è il punto spalla, mettete il marcapunti prendendo le due parti dei pannelli, in entrambi i pannelli, dopodiché da questo punto, andando verso il basso, qui siamo sulla parte quindi del fianco, andate a calcolarvi la misura che vi serve per formare il vostro scalfo. Io nel mio caso ho calcolato 20 cm, dopodiché inserite semplicemente il marcapunti e andate a contare quante maglie avete su un lato, in modo tale da avere lo stesso numero di maglie sul lato opposto. Dopo aver posizionato il marcapunti per lo scalfo, dovete fermare la parte relativa al fianco. Nel mio caso ho realizzato il pannello posteriore più lungo rispetto al davanti, ma ho deciso anche di inserire un ulteriore spacco. Per lo spacco ho considerato 10 cm, dopodiché ho messo il marcapunti e, come fatto per lo scalfo, ho contato quante maglie avevo da questo lato e in questo lato, in modo tale da avere quindi la cucitura con lo stesso numero di maglie. Stessa cosa la farete sul lato opposto. Per quanto riguarda invece la scollatura, andate a mettere un marcapunti esattamente alla metà del vostro pannello. Da questo marcapunti, dalla parte centrale, ho calcolato circa 28 cm, quindi mettendo 14 cm da un lato e 14 cm dall'altro.
Quindi ho posizionato poi i due marcapunti, ovviamente sempre contando il numero di maglie che siano corrispondenti sia da questo lato che sulla parte opposta. E adesso, dopo aver fermato con i marcapunti i nostri due pannelli, andiamo a cucire. Per la cucitura potete proseguire o cucendo direttamente con l'uncinetto oppure come faccio io con ago e il vostro filato. La cucitura tanto sarà uguale. Per quanto riguarda la cucitura con l'uncinetto vi basterà prendere le costine più vicine, le costine interne, e cucire con dei punti bassissimi. Invece con ago e filo prendiamo sempre le costine interne e andiamo a cucire in questo modo. Lasciate comunque una codina iniziale in modo tale che poi a fine lavoro andiamo a nasconderla. Nello stesso punto consiglio di passare almeno 2 volte in modo da dare un po' più di rinforzo. Dopodiché procedete tranquillamente con la cucitura prendendo sempre le costine interne della vostra lavorazione, sia dal primo pannello che nel secondo. Una volta che avete cucito poi le parti, questo è quello che ottenete. La cucitura non si vede neanche. Una volta che avete poi cucito tutte le varie parti tra di loro, andate poi a nascondere tutte le codine nella parte interna della lavorazione. Una volta che avete cucito tutta la blusa, andate a nascondere tutte le codine nella parte interna della lavorazione. Dopodiché procediamo con la rifinitura della manica. Io, come vedete, ho già rifinito la prima manica in maniera molto semplice. Adesso andiamo a fare insieme la seconda. Per la realizzazione della nostra manica prepariamo il solito cappietto nel nostro filato, dopodiché entriamo nel primo punto disponibile subito dopo a quello che abbiamo cucito, nella parte relativa al sottomanica. Questo è l'ultimo punto che è stato cucito, quindi entro subito in quello dopo, in pratica nel punto che abbiamo libero. Faccio passare la mia asolina e vado a bloccarla. Dopodiché faremo semplicemente un giro di andata a punti alti punto su punto. Quindi entro nuovamente nello stesso punto, lavoro un punto basso sormontato da un altro punto basso. Dopodiché vado a lavorare punto su punto, raccogliendo anche la codina di inizio lavoro. Nel mentre iniziate a contare i punti, perché anche qui dovranno essere in numero multiplo di 6 più 2, perché andiamo a riprendere la nostra fantasia. Lavoreremo quindi un giro di andata a punto alto e i prossimi 2 giri sempre di andata e ritorno a punto fantasia. Quindi lavoriamo punto su punto fino ad arrivare al lato opposto senza unire la cucitura, senza unire i punti. Una volta arrivati al punto spalla, qui non abbiamo le catenelle di riferimento, quindi andremo a lavorare i punti alti in maniera da non formare buchi, quindi faremo dei punti più vicini possibili tra di loro.
Se riuscite prendete solo le 2 costine del punto, altrimenti entrate proprio in tutto il punto. Quando fate i punti alti nella cucitura della manica, mi raccomando, contate quanti punti avete ottenuto, in modo tale da ripetere lo stesso numero di punti anche nell'altra manica. Dopodiché procedete sempre lavorando i punti alti punto su punto sottostante fino ad arrivare all'ultimo punto, come abbiamo fatto per l'inizio della lavorazione. In questo caso quindi non andiamo a chiudere il giro, perché lavoreremo in giri di andata e in ritorno. Una volta che avete terminato le vostre maglie alte, contatele. Nel mio caso ho 82 punti alti, per cui il multiplo non è stato raggiunto, quindi mi basterà arrivare ad 80 punti per mantenere il mio multiplo, per cui semplicemente nel giro successivo la prima e l'ultima maglia non andrò a lavorarle. Se invece voi avete più maglie o di meno, andate a fare un ulteriore giro di assestamento in modo tale da aggiungere le maglie che vi occorrono ad arrivare al multiplo. Terminato quindi il mio giro, volto alla lavorazione. Come ho detto, il primo punto non lo lavoro, vado direttamente nel secondo punto e lavoro il primo punto basso. Nel punto successivo lavoro il secondo punto basso. Dopodiché praticamente devo eseguire nuovamente il punto fantasia, quindi 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, salto 3 maglie sottostanti, 1 2 3, e nella quarta lavoro 1 2 e 3 punti bassi, quindi 3 punti bassi nelle 3 maglie sottostante, e vado praticamente a ripetere quello che abbiamo fatto all'inizio della lavorazione per quanto riguarda i pannelli. Quindi 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, salto i 3 punti di base, 1 2 3, nel quarto lavoro il mio primo punto basso, nel punto successivo secondo punto basso e nel punto successivo ancora l'ultimo dei 3 punti bassi, e devo fare questo fino a terminare il giro. Ovviamente nel mio caso terminerò saltando l'ultimo punto. Ho terminato il mio giro, quindi come vedete ho saltato l'ultimo punto di lavorazione e vado a voltare il mio lavoro. Dopodiché procedo con la lavorazione del punto fantasia del secondo giro. Quindi mi alzo con una catenella, entro nel primo punto e vado a lavorare un punto basso. Nell'archetto lavorerò 7 punti bassi, nelle 3 maglie basse lavorerò un punto basso nel punto centrale. Praticamente dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto per quanto riguarda il pannello della nostra blusa. Dopodiché al termine annodiamo il filo, tagliamo e nascondiamo la codina. Ecco come si presenta la mia manica una volta che ho finito la lavorazione. Se volete potete fare dei giri in più e rendere la manica un po' più lunga. Io mi sono fermata al primo giro perché non voglio fare una manica troppo lunga. Detto questo, adesso vi faccio vedere il capo indossato dal mio manichino. E siamo giunti al termine anche di questo tutorial. Spero che il mio progetto vi sia piaciuto. Un'alternativa al filato per rendere il vostro capo un po' più caldo potrebbe essere quello di utilizzare un bel filato di lana merino o un bel filato un po' più pelosetto, tipo un bel mohair da indossare sopra un bel lupetto. Se vi è piaciuto
il mio video vi invito a mettermi un like, ma soprattutto, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale in modo tale da non perdervi i prossimi appuntamenti. Io come sempre vi do un grosso abbraccio e vi rimando al prossimo tutorial. Ciao!